Ciao a tutti, io mi chiamo Tatiana Bertima e benvenuti a un altro tutorial di Il mondo di dati. Oggi iniziamo il tutorial per questo carino bambolotto. Di seguito descrivo tutti i materiali e colori che ho usato per realizzarlo. Vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e anche un commento e se possibile condividete questo contenuto in modo che più persone possano trovare questo canale. Va bene? Così possiamo crescere insieme. Un bacio sul cuore e iniziamo a lavorare questo bambolotto. Inizio elencando tutti i colori dei filati utilizzati, ricordando che questi sono solo suggerimenti e che potete modificarli in base al vostro gusto e alle vostre esigenze. Tutti i filati utilizzati sono fiocco, filati 3 sfere, 100% cotone. Ok? Colore della pelle, la più utilizzata, color panna per la biancheria intima e i calzini, bianco per la maglietta e anche per le scarpe, marroni per i capelli e le scarpe, azzurro per lo smanicato e blu scuro per i pantaloni, nero per gli occhi e un po' di bianco. Ho anche utilizzato un marcapunti e un segnapunti, contapunti e un segnapunti, ago, spilli, uncinetto 2 mm per tutto, forbici, colla a caldo, un pezzo di plastico, imbottitura o un spazzolino da dente per fermare la testa e penso che è tutto. Sì, è tutto. Iniziamo a lavorare il braccio del nostro bambolotto e ricorda che deve fare 2 pezzi uguali. Un anello magico e ora lavora 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Tira la cordina per chiudere il cerchio e qua è la prima riga. Riga numero 2 lavora 5 aumenti. Primo aumento, secondo, terzo, quarto, l'ultimo aumento, 5. Riga numero 3 inizia questa riga lavorando un aumento, ora una maglia bassa, nuovamente un aumento, una maglia bassa, un aumento. Ora lavora 2 maglie basse, 1, 2 e un aumento. Nuovamente 2 maglie basse, 1, 2, un aumento e devi finire questa riga con una maglia bassa.
riga numero 4 e riga numero 5. Per 2 volte lavora 14 maglie basse per giro. Riga numero 6, inizia questa riga lavorando 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora lavora un aumento e per finire la riga 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Riga numero 7 lavora 4 maglie alte nella stessa maglia e incompleti. La prima, di questa forma, la prima maglia, nuovamente, la seconda maglia, la terza maglia e la ultima, la quarta, maglie incompleti. Ora devi chiudere tutto nelle stesse asole. E per finire la riga, per completare questa riga, lavora 14 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Riga numero 8, inizia questa riga lavorando una diminuzione. E ora lavora maglie basse senza aumentare o diminuire, 13 maglie basse. Riga numero 9 lavora 14 maglie basse in questo giro. Riga numero 10 lavora questa riga per 2 volte 5 maglie basse e una diminuzione. 1, ops, 2, 3, 4, 5, una diminuzione. E ora nuovamente 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. Riga numero 11 lavora 10 maglie basse e una diminuzione. E da ora in poi devi aggiungere imbottitura gradualmente. La prossima riga, a riga del numero 12, iniziamo questa riga lavorando una maglia bassa, una maglia bassa, poi un aumento, ora lavora 2 maglie basse, 1, 2, un aumento, 2 maglie basse, 1, 2, un aumento
e per finire la riga 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Ora lavora per 18 volte dalla riga 13 alla riga 30, 18 volte lavorando 14 maglie basse per giro. Prossima riga, riga numero 31, lavora 12 maglie basse e una diminuzione. Riga numero 32, lavora 13 maglie basse senza aumentare o diminuire. Riga numero 33, lavora 5 maglie basse, una diminuzione e per finire la riga 6 maglie basse. Riga numero 34, lavora 12 maglie basse. E ora dobbiamo unire i bordi con 6 maglie basse. Attenzione, per una delle estremità sia allineata con il dito. Per me penso che una maglia bassa in più prima di unire i lambi dei bordi è sufficiente. E ora sì. Un'altra cosa, non devi aggiungere imbottitura alle ultime 5 righe. Uno, due, tre, quattro, 5 e 6. E ora puoi tagliare il filo e fermarlo. Il braccio è pronto. Iniziamo la gamba con il colore scelto per i calzini. Io userò il color panna. Ricorda che devi realizzare 2 pezzi identici, quindi quando finita una gamba torni indietro il video per fare l'altra, va bene? Iniziamo qua con 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catenelle. Salta la prima catenella e torna indietro lavorando 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora lavora 4 maglie basse insieme. 1, 2, 3 e 4. Lavora 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nuovamente 4 maglie basse insieme nella ultima catenella. 1, 2, 3 e 4. Riga numero 2, lavora 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7. Ora lavora 4 aumenti. Primo, secondo, terzo, l'ultimo, quarto. Lavora 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ora 4 maglie basse. 4 maglie basse no, 4 aumenti. Primo, secondo aumento, terzo e l'ultimo, quarto aumento. Riga numero 3, inizia questa riga lavorando 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora lavora per 4 volte una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa, primo aumento, una maglia bassa, secondo aumento, una maglia bassa e terzo aumento e l'ultima volta una maglia bassa, quarto aumento. Ora lavora 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nuovamente lavora una maglia bassa e un aumento per 4 volte. Una maglia bassa, primo aumento, una maglia bassa, secondo aumento, una maglia bassa, terzo aumento e l'ultima volta una maglia bassa, quarto aumento. Riga numero 4, per questa riga non lavoreremo il giro completo. Ci faccio vedere un attimo. Lavorando qua, iniziamo la riga del numero 4 con 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie basse. Ora per 4 volte lavora 2 maglie basse e un aumento. Nuovamente. Due maglie basse, secondo aumento, 1, 2 maglie basse, terzo aumento, 1, 2 maglie basse, quarto aumento. Ora lavora 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora per 2 volte 2 maglie basse e un aumento. 1, 2, un aumento e 1, 2, secondo aumento. E così la riga numero 4 è finita. Per prendere il filo in questa parte, in metà del pezzo.
E ora è un momento ideale per realizzare un stampo con un pezzo di plastica. Ho utilizzato un tampo di yogurt. È una soletta per i piedi che servirà a lasciare i piedi piatto sulla sola. Va bene? Dalla stessa misura. Questa misura è la misura ideale. La prossima riga numero 5, lavora 43 maglie basse in BLO. 43 maglie basse in BLO. Ora per 4 volte, riga 6, 7, 8, 9, per 4 volte lavora 43 maglie basse. E dopo aver lavorato 4 volte da 43 maglie basse, prima di iniziare la prossima riga, deve lavorare maglie basse per prendere in più, maglie basse in più per prendere il filo in questa parte al centro del piede. Per me due maglie basse è sufficiente per prendere il filo in questa parte. Ora iniziamo la riga del numero 10. Inizia questa riga lavorando 11 maglie basse. E dopo aver lavorato 11 maglie basse, lavora per 7 volte una maglia bassa e una diminuzione. Una maglia bassa, prima diminuzione. Una maglia bassa, seconda diminuzione. Una maglia bassa, terza diminuzione. Una maglia bassa, quarta diminuzione, una maglia bassa, quinta diminuzione, una maglia bassa, sesta diminuzione e la ultima una maglia bassa, una diminuzione. E per finire questa riga numero 10, lavora 11 maglie basse. Qua. La prossima riga numero 11. Inizia questa riga lavorando 9 maglie basse. Dopo aver lavorato 9 maglie basse, lavora una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte. Questa è la prima volta, una maglia bassa, diminuzione per la seconda volta, una maglia bassa e una diminuzione per la terza volta, una maglia bassa, una diminuzione, la quarta, una maglia bassa e una diminuzione, la quinta e la ultima volta, una maglia bassa e una diminuzione. E per finire questa riga lavora 9 maglie basse. Riga numero 12, prima di iniziare questa riga vi consiglio a lavorare con la soletta dentro del pezzo, va bene? E ora sì, inizia la riga numero 12 con 9 maglie basse, poi 6 diminuzioni e per finire la riga 9 maglie basse. E ora per 3 volte lavora 24 maglie basse, riga 13, 14 e 15, per 3 volte 24 maglie basse per giro. La prossima riga numero 16, lavora 24 maglie basse in FLO. Uno, due, tre, 24 maglie basse in FLO. E dopo aver lavorato 24 maglie basse in FLO si può tagliare il filo e lasciare
la estremità dentro dei piedi e ora inizieremo a lavorare con color pelle. La riga numero 17, la prossima riga, deve lavorare 24 maglie basse in BLO utilizzando questa parte qua della maglia. Inizia con una catenella per fermare il filo e nella stessa maglia lavora la prima maglia bassa. Fai un nodo per fermare il filo bianco con il filo color pelle. È pronto. Ora lavora questa riga numero 17, 24 maglie basse in BLO. E ora per 17 volte deve lavorare 24 maglie basse, dalla riga 18 alla riga 33, 17 volte lavorando 24 maglie basse per giro. E dopo aver lavorato 17 volte da 24 maglie basse, lavoreremo la riga numero 34. Per questa riga lavora 11 maglie basse, per 2 volte 11 maglie basse e un aumento. E ora per 4 volte lavora 26 maglie basse, riga 35, 36, 37 e 38, 4 volte da 26 maglie basse. E dopo aver lavorato 4 volte di 26 maglie basse si può tagliare il filo e fermarlo. Salta la prima maglia nella seconda dall'esterno all'interno e ritorna con l'ago nell'origine del filo. E ora torna a lavorare con il filo color panna. Inizia questa riga che è la riga di numero 39, lavorando 26 maglie bassissime in FLO. La prossima riga numero 40, lavora in BLO 26 maglie basse. 1, 2, 3, 26 maglie basse in BLO. E quando finita la riga di numero 40 si può tagliare il filo e fermarlo. Il prossimo passo è lavorare il corpo.
E ora è tempo di unire le gambe. La prima cosa da fare è trovare il punto in cui le gambe si incontrano, il centro interno delle gambe. Qua e qua. E ora iniziamo a lavorare il corpo con la stessa color di filo che hai finito qua. Va bene? Gamba 1, gamba 2. Nella gamba 1 devi inserire il filo in questa maglia, lavorando 2 catenelle. Uno, 2 catenelle. Bene? Ora, nella gamba numero 2, devi inserire il filo qua e lavorare 26 maglie basse. 1, 2, 3, lavora 26 maglie basse. Dopo aver lavorato 26 maglie basse, lavora 2 maglie basse nelle catenelle. 1 e 2. E ora 26 maglie basse nell'altra gamba. 1, 2, 26 maglie basse. E per finire questa prima riga del corpo lavora 2 maglie basse nelle catenelle. 1 e 2 e questa è la prima riga del corpo. Le gambe sono unite. E ora per 7 volte lavora 56 maglie basse, riga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, per 7 volte. La prossima riga numero 9, lavora per 2 volte 26 maglie basse e una diminuzione. Prossima riga numero 10, lavora 54 maglie basse senza aumentare o diminuire. Riga numero 11 lavora per 6 volte in questo giro, 7 maglie basse e una diminuzione. Riga numero 12 lavora 48 maglie basse. Riga numero 13 lavora 48 maglie basse in FLO. 1 in FLO. 2, 3, 4, 48 maglie basse di questo modo. E dopo aver lavorato la riga del numero 13 in FLO, si può tagliare il filo colore panna e fermarlo. Ora lavora la riga del numero 14 in BLO, qua no, in centro, al centro della schiena, lavora una catenella per fermare il filo e nella stessa maglia lavora la prima maglia bassa. E ora lavora 48 maglie basse in BLO. Riga numero 15 e riga numero 16. Lavora per 2 volte 48 maglie basse per giro.
Prossima riga numero 17, lavora per 4 volte in questo giro, 10 maglie basse e una diminuzione. Riga numero 18 e riga numero 19, lavora per 2 volte 44 maglie basse. Prossima riga numero 20, lavora per 4 volte in questo giro, 9 maglie basse e una diminuzione. E ora per 8 volte lavora 40 maglie basse, dalla riga 21 alla riga 29. Ci sono 8 volte per lavorare 40 maglie basse per giro. E ora è il momento di unire le braccia al corpo. Per prima cosa devi portare il filo al centro della schiena del bambolotto. Va bene? E la prima cosa da fare in questa riga, che è la riga del numero 30, deve lavorare 7 maglie basse. E dopo aver lavorato 7 maglie basse, deve lavorare 6 maglie basse insieme, corpo e braccio. Uno, due, tre, quattro, 5 e la ultima maglia, 6. E ora lavora 14 maglie basse. E dopo aver lavorato 14 maglie basse, deve lavorare 6 maglie basse, braccia e corpo insieme, l'altro braccio, va bene? E per finire la riga 7 maglie basse. Riga numero 31, lavora per 4 volte in questo giro, 8 maglie basse e una diminuzione. Prossima riga numero 32, lavora per 6 volte in questo giro, 4 maglie basse e una diminuzione. Prossima riga numero 33, lavora per 6 volte in questo giro, 3 maglie basse e una diminuzione. Prima di continuare, separa l'oggetto che utilizzerai come supporto per la testa. Consiglio un manico da spazzolino da dente poiché è molto rigido e fornirà il supporto necessario. Utilizzo praticamente l'intero manico dello spazzolino da dente all'interno, senza questa parte, dalla base del corpo fino alla fine del collo. Questo spazzolino è nuovo e quando lo ricicli, disinfettarlo con candigina, un prodotto detergente e lasciarlo asciugare completamente prima di usare, va bene? E ora lavora la riga del numero 34 che deve lavorare 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. E ora per 14 volte lavora 18 maglie basse per giro, riga numero 35, dalla riga numero 35 alla riga numero 48. Ci sono 14 volte per lavorare 18 maglie basse per giro. La prossima riga numero 49, lavora una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte in questo giro. Riga numero 50, lavora 6 diminuzioni in questo giro. E quando finita la riga del numero 50 si può tagliare il filo e fermarlo. E così il corpo del bambolotto è pronto.